oggi è misericordia. Sì, misericordia. Misericordia sì, è una parola è un bellissima, vuol problema. dire più o meno pietà. No, è un problema, guarda, Come è un problema, perché misericordia è una parola che viene usata dal latino, Sì. che fra l'altro c'è un'etimologia strana, c'entra con il dare il cuore, cioè c'entra con la compassione, eccetera, Appunto, eccetera. misericordia vuol dire Ma avere no, un il problema è che in greco è eleos. Eleos, che fra l'altro come sostantivo è anche piuttosto raro, è molto più frequente, è rarissimo l'aggettivo. Partiamo dal testo di oggi, dal Vangelo di Matteo, Beati misericordiosi, no? 5-7. Questo aggettivo è rarissimo, nell'Antico Testamento non si trova mai, nel Nuovo Testamento si trova 2 volte. La cosa più frequente è il verbo. Quindi per esempio la differenza con i musulmani è evidente, loro non lo chiamano Allah il misericordioso. È un pasticcio, cioè è una parola che traduce, che in greco traduce altre due o tre parole ebraiche. Una che è chen, che significa grazia, nel senso di bellezza anche. Per esempio il nome Anna vuol dire, deriva da questa parola. Sì, la graziosa. La graziosa, è grazia, Anna è grazia. No? Grazia nel senso che è di carina, di bell'aspetto. Bell'aspetto, ecco. Poi c'è Chesed, Chesed, il significato di Chesed è un pasticcio perché significa più che altro la benevolenza reciproca. Poi c'è Rachamim, che è la compassione nel senso dell'emozione, nel senso emozionale del mi viene il magone, insomma. Mi viene il magone per te, no? Una roba del genere. E tutto questo viene tradotto con Eleos. No? Ciao. Eleos però è il verbo elein, ha anche un significato giuridico nel linguaggio del greco imperiale, perché è l'acclamazione che si fa all'imperatore, Kyrie eleison, che vuol dire o signore, cioè o re, dona l'amnistia. Quindi libera i prigionieri, vuol dire, era l'acclamazione che si faceva all'imperatore e che anche noi facciamo a Cristo Re, Cristo Vincitore, no? Ed è un'acclamazione a Cristo glorioso, non è una richiesta di perdono. No? Per cui è un pasticcio. No? Ma in questo caso cosa c'entriamo noi? Soprattutto qui il problema è che beati misericordiosi perché troveranno misericordia, qui l'uso del verbo è riferito a Dio. Ed è normale questo, perché tutte le volte, nella stragrande maggioranza dei casi, metti 31, questo verbo è riferito a Dio. Cioè è Dio che fa misericordia. Quindi i misericordiosi sono perché Dio gli fa misericordia, no? È Dio che è misericordioso. È Dio che è misericordioso nel senso che è Lui bello e gratuito, nel senso che è Lui che è fedele e al suo patto, nel senso che è Lui che si commuove, no? E sono tutti attributi di Dio che sono un po' tradotti con questa espressione. Misericordia, no? sì. Poi di conseguenza l'uomo è così, perché è un'imitazione di Dio, perché vive con Dio, guarda come fa Dio, riceve la misericordia di Dio e dunque anche lui ha una posizione di misericordia, insomma. Ma la misericordia è un attributo di Dio. Quindi quando si usava una volta il termine le nostre graziose maestà era riferito un po' a questa cosa? Certo, sua graziosa maestà era perché era un'incarnazione vivente della misericordia di Dio. Ma ancora adesso, non in Svizzera ma in Italia, il ministero incaricato dall'amministrazione della giustizia si chiama il Ministero di Grazia e Giustizia, per questo stesso motivo. No? Per cui è proprio l'iniziativa di chi ricostituisce la situazione antecedente, insomma, antecedente al peccato, antecedente al disordine. E siccome è un'iniziativa di Dio, allora anche noi facciamo misericordia. Quindi non è che noi siamo misericordiosi e dunque troveremo misericordia, è un circolo, no? Dio è misericordioso con noi, dunque noi possiamo imitare l'atteggiamento di Dio.